Ospite di quest'oggi è Luca Monblano. Luca, ciao, ben trovato su Radio Rossonero. Ciao a tutti, ben Ciao, trovati. ciao Luca. Ovviamente in casa rossonera è abbastanza di casa, scusami il gioco di parole, parlare già di futuro in questo momento, anche se in realtà il 1 febbraio dovrebbe essere ancora stagione piena. Ma si parla di futuro, si parla di prossimo allenatore, ne hai parlato tu negli ultimi giorni. Mi verrebbe quasi quasi da farti una domanda, ovvero che percentuale dai l'arrivo di Conte al Milan? No, premessa, mi rendo benissimo conto del fatto che tutto ciò può sembrare un po' out of time, in senso in questo caso un po' in anticipo, no? Rispetto alle logiche e anche a come i tifosi stanno vivendo le stagioni, perché è vero che ci può essere magari in questa fase di diffidenza con Pioli, come noi a Torino abbiamo vissuto gli anni due di diffidenza con Allegri e come l'anno scorso a un certo punto l'Inter ha messo in dubbio Inzaghi e tutto, e siamo a febbraio, però ovviamente nel nostro mestiere quando ti imbatti in una notizia e riesci a trovare dei riscontri, riesci a mettere una cornice alle indiscrezioni che hai, è ovvio che è di nostra competenza e forse anche di nostro dovere dirlo, no? E quindi a me è capitata un po' questa parte sulla questione Conte-Milan, sì, percentuali, sai, quando metti insieme due fonti che ritieni molto molto affidabili e soprattutto riesci a instaurare un dialogo per farti dare determinate risposte a domande che devono per forza giornalisticamente farti il quadro, se no ovviamente magari ne puoi parlare come indiscrezione, io ne parlo come notizia, ho trovato questo riscontro e quindi sai, la percentuale ai miei occhi, che devo mettere negli occhi e nelle mie orecchie, sui miei block notes è una percentuale altissima. L'unica cosa che io non sono in grado di dire in questo momento è se esiste un precontratto, cioè un qualcosa di stipulato. Questa cosa io non la so, in questi casi anche mi avessero detto che così vale quel che vale, perché i contratti appunto sono cose un po' delicate, o li vedi o hai persone che erano presenti alle stipule, o se no è meglio tenersi cauti. Quindi io su questo ti dico, io non so se esiste un precontratto, so che esiste un accordo totale tra Zlatan Ibrahimovic e Antonio Conte in questo che io definisco ticket, no? Un po' come si usa nelle presidenziali o nelle elezioni, no? Questo ticket forte, fortissimo, perché si tratta anche di due personalità molto particolari, molto spiccate, che se davvero mettono insieme le proprie energie, sai, ai miei occhi, per come i colleghi mi raccontano Ibra, in questo momento lui non rappresenta il Milan, rappresenta qualcosa che è al di sopra del Milan, cioè Redbird, se vogliamo, e in quanto senior advisor di Redbird mi pare che abbia tutti i poteri in mano per poter effettivamente fare una trattativa e un accordo con un allenatore impegnativo anche in sede di trattativa, perché prima di arrivare a farti dire un sì da Conte ti fa molte più domande di quelle che faccio io alle mie fonti, però evidentemente tutte le risposte che Conte cercava, da quello che mi risulta le ha trovate, quindi l'accordo è un accordo di ferro, d'acciaio dal mio punto di vista, tra Zlatan Ibrahimovic e Antonio Conte, quindi mi sento di dire che Cardinale probabilmente ha dato questa delega all'ex campione svedese. Esatto, era la domanda un po' successiva, ovvero l'hai ripetuto tu, l'ha ripetuto anche qualche altro collega. Molto spesso quando si parla di Antonio Conte il nome che viene dopo è quello di Zlatan Ibrahimovic, non tanto il Milan. Secondo te c'è una differenza in questo e soprattutto se sono state superate magari qualche visione diversa all'interno del No, Milan? io come voi sapete non lavoro sul Milan quotidianamente, quindi dovete rendervi conto che io non vivo una narrativa, no? Non so come dire, non c'è ai miei occhi una situazione dinamica, per me è una situazione statica. Non lavorando quotidianamente io non posso dire cosa è successo prima, chi poteva essere delegato a riflettere sull'allenatore, chi ha i rapporti con Pioli, se Pioli sa qualcosa, se è vero che Moncada aveva pensato a Palladino e Thiago Motta, cosa che mi risulta, ma io non la so direttamente questa, quindi io non so la posizione di Furlani. Quello che posso dire è una cosa più semplice: voi dite dopo Conte il secondo nome che arriva è quello di Ibra, io la porrei al contrario, cioè Ibra è la fonte dell'accordo con Conte, cioè prima arriva Ibra. Per me
Per me, se questo sì è totale e sarà tale che il 1° luglio Conte sarà il nuovo allenatore del Milan, sappiate che il fautore è stato Ibrahimovic. Cioè non è che qualcuno ha chiamato Conte e poi gli hanno passato la volta dopo alla cornetta Ibra e gli hanno detto tratta con lui. Chi si è preso carico di andare frontalmente a convincere e ha pensato evidentemente a Conte come l'uomo giusto per il Milan di Redbird, questa persona è stata Ibrahimovic. Quindi tutto il resto, sai, te lo ripeto, Forlani eccetera, non conosco neanche così bene le dinamiche dentro il Milan per potermi permettere di dire qualcosa. Luca, ma secondo te sarebbe per il Milan eventualmente, guardandolo appunto anche da fuori, una scelta azzeccata? Oppure il Conte del Tottenham è già un pochino in calo, magari, che ne so, è una parentesi sfortunata? Ecco, ok. È stata una parentesi, tra l'altro, ripeto, il Conte del Tottenham prende il Tottenham 11° e lo porta quarto, primo, cioè in corsa, quindi non è proprio tutta roba da buttare. Certo, poi il Conte 2 al Tottenham è quello che avete visto anche a San Siro, cioè un allenatore provato, demotivato, non sembrava neanche lui in panchina, non era con la squadra, era successo un po' di cose, i rapporti con la società, la lontananza della famiglia, quello che era accaduto a Ventrone, c'erano tante cose, lui lì aveva già staccato secondo me con la testa rispetto al Tottenham, e Conte se stacca non ottiene risultati. Cioè Conte è uno che si dedica anima e corpo alla causa, nel caso lo farà anche col Milan, e quindi rimane un allenatore che ti dà delle garanzie assolute come qualità del lavoro, bontà del lavoro e convinzione nel poter andare almeno in Italia a fare il massimo risultato. Certamente la cultura del lavoro non manca, e da quello che ho percepito dalle cose che ho raccolto, Conte è molto molto carico. Ve lo dico a prescindere poi che sarà a Milano o no, perché io non ho la sfera di cristallo, però so che questo accordo con Ibra è un accordo fatto. E so anche che perché vi dico, io so anche che si parla di giocatori. Esatto, era l'ultima domanda che volevo farti, Luca. Cioè, se sei già buttato un occhio alla rosa. Sì. Sì, a me risulta assolutamente sì, c'è già un'analisi della rosa che sicuramente Conte può aver già fatto, come l'aveva fatto anche con Napoli, devo dire la verità, ma un'analisi che è stata anche già condivisa con Ibra. Poi ragazzi, se la prossima settimana il Milan passa di mano e Ibra non ha più incarichi, io questo non lo so. Certo. Non ve lo so dire, questo me lo direte voi, me lo diranno i miei colleghi a Tele Lombardia. Luca, io ti ringrazio per essere stato qui con noi, ci risentiamo. Grazie. Ciao, buon lavoro, ciao, buona Luca. giornata. Ciao. Che tra l'altro è, diciamo, impegnato in una settimana decisamente più Ah, cavolo.